Quando diventai sacerdote nel 1967, io non conoscevo Maria Teresa, se non da alcuni racconti di persone che erano state a Calcutta. Mi permisi di scrivere alla madre e di dirle: madre, vengo ordinato sacerdote, mi affido alla sua preghiera, mi accompagni, però non pensavo che la madre mi rispondesse. Dopo diversi mesi arrivò una lettera con carta molto povera, tant'è vero che io lì per lì neanche capivo chi potesse essere che mi scriveva. Quando aprii era una lettera della madre che mi diceva: ho pregato per te, ti ricorderò sempre nella preghiera, abbi il cuore limpido, sempre aperto al Signore. E poi aggiunse, per scritto, non darti al Signore in percentuale, ma tutto, tutto al Signore. Mi colpirono tanto queste parole. L'anno dopo, 1968, la madre venne a Roma per la prima volta e venne per aprire una comunità di suore in un quartiere povero, all'Acquedotto Felice. Sapendo che la madre era a Roma, io volli incontrarla. E ricordo che quando mi trovai davanti alla madre mi prese le mani e mi chiese: quante ore preghi ogni giorno? E io ricordo che rimasi un po' perplesso di fronte a questa domanda, anche perché non riuscivo a contare le ore. E dissi: madre, ma da lei mi aspettavo che mi chiedesse quanta carità fai. Vedo ancora la madre, mi guarda con quell'occhio intenso che aveva Maria Teresa e mi dice: e tu credi che io potrei amare i poveri se non pregassi? Pregando, Gesù mi mette l'amore nel cuore e io vado a portarlo ai poveri che incontro. E aggiunse: ricordati bene, Gesù per la preghiera sacrificava anche la carità, per ricordarci che senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri. Queste parole non ho più dimenticate. Senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri. Sono parole che io le conservo come un testamento di Maria Teresa per me. Ma non finirei mai di raccontare gli incontri con la madre. Posso raccontare l'ultimo incontro. Era il 22 maggio del 1997. Era morta da pochi giorni la mia mamma. E quella foto presenta la mia mamma con Maria Teresa che si abbracciano. Io ricordo che dissi alla madre: la mia mamma è ora in paradiso, ecco, sento un po' un vuoto. E la madre mi disse: la mamma ora in cielo ti è più vicina di prima. Prima ti era accanto quando ti era accanto, ora sempre vicina. Sentila vicina la mamma. E ricordo che poi mi strinse la mano e mi disse: anch'io presto vado in cielo. E mi commuovo perché mi disse: ti sarò sempre vicino. E mi commuovo sempre quando ricordo queste parole. Poi mi disse: vengo da New York, dove ho aperto una casa per malati di AIDS. Adesso mi fermo a Roma e poi devo andare a Dublino, dove abbiamo una casa per alcolisti. Poi devo andare a Londra, dove soccorriamo i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi. Poi devo andare a Varsavia, poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca, dove abbiamo aperto una casa dopo tante difficoltà. Poi devo andare a Vladivostok, poi devo andare a Tokyo, poi devo andare a Hong Kong, poi torno a Calcutta. La madre era affaticatissima, fu spontaneo per me dire: madre, ma lei non può fare questo viaggio, non è possibile. La madre mi prende la mano e mi dice: ricordati, Vescovo Angelo, che quando moriremo porteremo con noi soltanto la valigia della carità. E finché vivo io mi sforzo di riempirla. Riempila anche tu finché hai tempo. Questo è l'ultimo incontro. La madre, quando pregava, dava l'impressione di immergersi in Dio, quasi di stare tra le braccia di Dio, e si capiva che la preghiera era la sorgente di tutta la sua attività, soprattutto la partecipazione alla messa. Maria Teresa ha avuto questo grande merito di ricordarci e di congiungere due parole di Gesù che noi spesso separiamo. La prima parola è quella eucaristica: questo è il mio corpo dato per voi. Ma c'è anche un'altra parola: io ero affamato,
e mi avete dato a mangiare. Io ero assetato, mi avete dato da bere. Io ero nudo, io ero povero, io ero mendicante, io ero carcerato. La madre ha unito queste due parole. Dall'Eucaristia è andata ai poveri e dai poveri è ritornata sempre l'Eucaristia e ci raccomandava sempre di non separare queste due parole di Gesù. Ecco, noi dobbiamo, ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, dobbiamo chiederci: adesso esco dalla messa, è cresciuto dentro di me l'amore? Se non è cresciuta la carità, io non ho pregato. Perché non è possibile accostarsi al fuoco e non scaldarsi. Se io mi sono difeso dal Signore, se io ho messo un muro tra me e il Signore, non ho pregato, ho semplicemente partecipato ad una funzione, ma sono stato staccato dal Signore. Quando partecipiamo alla preghiera, a una vera preghiera, necessariamente deve crescere in noi il bisogno di vivere e di fare la carità. Maria Teresa a questo proposito diceva: guardate la Madonna, dopo l'Annunciazione, nel momento in cui si è accesa dentro Maria, dentro il grembo di Maria, la presenza di Gesù, Maria non si è fermata. Ha sentito subito il bisogno di uscire, di andare da Elisabetta, di andare a servire. Il sì al Signore è diventato subito in Maria un bisogno di servire, un bisogno di vivere la carità, un bisogno di andare e mettersi a disposizione di Elisabetta, che in quel momento era per lei il prossimo. Una delle definizioni più belle, nella quale io ci ritrovo pienamente Maria Teresa, per me è questa. Maria Teresa è stata una finestra dalla quale Dio si è affacciato e ha sorriso all'umanità e ha seminato speranza. E nel ricordo di Maria Teresa io vorrei essere una piccola finestra dalla quale Dio si possa affacciare e sorridere ancora e seminare speranza. Se le finestre sono chiuse, togliamo spazio a Dio. Se siamo egoisti, togliamo spazio a Dio. Se siamo orgogliosi, togliamo spazio a Dio. Se invece siamo umili, generosi, altruisti, apriamo finestre e nel mondo qualcosa cambia.